Oh, buonasera. Allora, oggi è il 13 luglio, sono le 7, siamo in un nuovo posticino nelle nostre meravigliose montagne. Vi facciamo anche vedere che meraviglioso posticino. Ovviamente è sempre uno dei nostri. Spapam. Questa è la vista. Ovviamente siamo con Bubi e Marco che è dietro. Siamo venuti a rifugiarci nelle nostre amatissime montagne perché qua adesso ci sono la bellezza di 17 gradi fuori alle 7, quindi si sta benissimo. Oggi ha fatto freschissimo, si è stato benissimo e quindi siamo venuti a rifugiarci qua perché a Torino non si può stare. Abbiamo deciso che per salutare tutti i nostri parenti faremo su e giù, ma non dormiamo là, a meno che, ahimè, per qualche commissione non è obbligatorio. Adesso Stefano spacca tutto. Adesso Stefano ha deciso di cucinarsi fuori con la cucinetta a legna. Sempre, quando lo posso usare sempre. Io oggi ho montato un bel po' di video, quindi non abbiamo registrato nulla, però siamo qua. Adesso mi sto facendo anche un brodino per stasera e intanto vi faremo vedere perché Busca ha deciso che stasera dormirà in tenda vicino al suo camper. Ma perché? Aspetta, perché lui non ha mai dormito in tenda, non l'ha mai fatto. Vuole fare questa esperienza. Ha comprato la tenda da Marco che ne ha 300 e la doveva vendere. Una tenda da 4 persone, 2, no? Ah, 3, grande. 3 persone, una tenda da 3 Ah, persone. grande. E allora l'hanno montata oggi, è smontata per provare con Marco. E adesso Busca si monta da solo la tenda. Quella no, quella che lanci si monta, quella con i bastoncini, le asticelle, non so come si chiamano. E dormirà stanotte fuori senza sacco a pelo, senza niente. Senza niente. Il sacco a Sì. pelo serve perché sono 17 Il gradi sacco a pelo adesso. servirà. Infatti, secondo me succederà che durante la notte avrà freddo perché ha il piumone, ma il piumone non basta comunque in montagna perché c'è comunque umidità, serve il sacco a pelo che è fatto apposta per la montagna. Quindi cosa succederà a parer mio? Avrà freddo stanotte, uscirà dalla tenda, salirà in camper e domani lo troveremo in camper. Comunque vi faremo sapere. Divertiamoci. Ecco qua la tenda di questa marca che è la doccia. Telo della doccia di Busca. È proprio perfetto. Eh beh, certo. Momentaneamente usiamo questo. Comunque tenda qui, camper qua. Con la supervisione lì del boss, che si è comprato anche una macchina nuova, Marco, per far fuori strada. Oh, è GT, eh? Ma che GT, Allora, sì, i legnetti li prendo poco per volta. Beh, sono le 7:30. Finirai alle 8, Busca. Secondo me no. E si è spenta. Ah, è come quello di Carmine Teli. Sì. Ah, come un profumo di legno bruciato buono. Perché la diavolina quella C'era un puzza quella naturale, di sì, esatto. petrolio. Sì. E tira lì su Ansema. E sei canciato là. Ah no, scusa, te l'avevo agganciato io questo. Bastarda! È difficoltà 2. Boh, adesso- finila così. Adesso no. Ma che bella. A posto, Busca. di Aldo Giorni Devi Giorni. dormire. Fa così. Cosa hai messo dentro? Pomodori, fagioli. Che? No, veramente hai messo quel pomodoro meraviglioso Allora, lì dentro. Un pomodoro ho messo. Che peccato. Li ho appoggiati Perché? lì perché non si lasciano mai sull'erba. Fuori di altrimenti due. si E perdono. tu vedrai, domani Noi tutto due fa la guarda. conza. Vabbè, ma fare la conza ancora comunque tritato. Ma non fresco, avevo te il la sugo mangi. per... Lo so. Allora, tenda montata in 20 minuti di Busca. Bravo Busca. Bravo Busca. Bravo, Busca. Bellino, bellino. Adesso devi mettere ancora questo qua, no? Deve ancora picchiettare, sì. Ok. Sta picchettato. No, non devi La base. picchiettare la tenda. Qua? Come sono messi? Guarda che Bravo Bubi. Ci ho messo mezz'ora. Mezz'ora. Sì, Ci sono può otto. stare? Bravo, bravo. senza di Marco ci avrei messo magari quei 20 minuti in più. Sì. Vabbè, dai.
Anche qua la rotoli? Vedi te, se Tu vuoi, l'hai se vuoi picchettato. lì ci va il palo, Sì. ci va il tirante, ci va il picchetto. Ma io me ne sbatto. Ti fai come se ti facessi il, come si chiama, una tettoia, diciamo. Poi entra freddo, Sì, devo, fai chiudere, proprio devo un chiudere prima di andare a tettuccio così. dormire. Eh già, Hai il telo di là, non è che... che te lo ha? Ah, Ah già, è vero. è vero. Questo lo chiudi se piove di Sì, ma non mi traverso, serve se... tenerlo aperto. Ma no, se vuoi le chiccherie, le sciccherie. Andiamo a vedere, tutto allestito. Questo è il mio attico. Ah, ma guarda te. Mica, ma è grandissima sta tenda. Sì, Eh già. Madonna. Buongiorno, finalmente qua c'è sempre il sole, cioè almeno questi giorni. Fuori ci sono 22 gradi. Buongiorno. E adesso andiamo a vedere, cioè adesso tra un po', andiamo a vedere come Busca ha passato la nottata in tenda. Mamma mia, che giornata. Il sole così si asciuga perché era bello umido ieri sera. Beh certo. Ma come Busca è già in camper. Cazzo dormire in tenda? Veramente? No, non si poteva, ragazzi. Ah! No, ma non ci credo. A che ora sei rientrato come avevo Sono stato predetto? un'ora. Veramente? No, è stato bruttissimo. Ah sì? Perché Umido. il piumone si è dato fradicio. Te l'ho detto. Ma guarda che è una merda la tenda, Busca. No, ci vuole il saccappello Ah, impermeabile. vaffanculo, mica c'è il camper, ma che cazzo. Vabbè, Un'ora sei stato. Eh sì, sono entrato e c'era il piumone semi bagnato. Ho detto, no. Ma lo Adesso- sapevo. Sì, ma non credo. È così l'umidità. tanto. Non Sai cos'è, credo Busca? È così che se vuoi tanto. dormire bene in tenda bisogna spendere i soldi. Ma infatti ho già preso su Amazon il saccappello. Ah, sì, ma Ah. il saccappello, va, 250 euro, tenda 300 euro. No, Se vuoi stare bene in tenda è così, altrimenti... No, ma non era bagnata No? la tenda. Mm. C'è il terreno che è Un'ora di è stato. Poi a 1700 metri di altezza. Quello anche, infatti. Non bisognerebbe mettersi sull'erba, dovresti metterti tipo Sì. sull'asfalto. Sì, sull'asfalto, No, certo. sull'asfalto. No, però- sull'asfalto, però tipo quel Ma lì pezzettino non riesci laggiù. a inchiodare i paletti, là, Ah i già, è picchetti. vero. No, semplicemente ci vuole il saccappello, ha detto ma. Bisogna essere Sì, attrezzati certo. bene. Ah sì? Sì. Ieri L'ho sei detto che entrato. senza che con Io piumone. ci ho provato, ho detto, ma perché devo andare a soffrire così? Prendo un saccappello e la prossima volta ce la provo un'esperienza fatta bene, se no sarebbe un trauma. Noi, come a voi. noi uguali, ma invece siamo esatto. stati costretti a stare tutta la notte con gli occhi così. Ma io No, perché vabbè, l'ho costretti no, perché comunque c'era la casa di Sì, però c'era Carmen la casa lì. di Carmen ed Eli, cioè magari dormivano di notte, il Busca invece c'era la sua casa a fianco. Sì, io l'ho no, fatto vabbè. apposta a farlo subito di Hai fatto fianco al bene. camper. Certo, hai fatto bene, infatti. Niente. Divertente, divertente. Quindi il Busca non si è trasferito alla fine. Non si è trasferito alla fine vabbè, Busca. niente. Vabbè, Mi niente. dispiace ragazzi, potevo soffrire per voi. Quindi di peggio in male. Pranzo. Pasta con l'alghia con zucchini fritti sopra. Beh, d'estate. Video di Marco. E siccome è domenica, via vai di gente pazzesca. Però, vabbè, chi se ne frega. E dobbiamo scaricare. E dobbiamo scaricare Tutto perché pieno. abbiamo il cesso pienissimo. È asciugata? Sì, è finita la vacanza. Mucchine. Un botto di gente. E noi che dobbiamo andare a fare lo scarico. Voilà. Inizio del carico. Qua non hanno tagliato molto l'erba, eh? No, qua secondo me è proprio in disuso sto posto. Sì, anche secondo me è proprio in disuso. Però c'è ancora l'acqua quindi del carico, quindi va più che bene. Allora, facciamo un esperimento. Sperimentiamo questo nuovo monopattino. Ste adesso farà la salita qua della montagna che sarà, cosa saranno? Saranno 400 metri di dislivello. 400 metri di dislivelli e un 5 km. Sì, più o meno, sì. E vediamo, 4 km. Sì. lui se la fa in monopattino e io cosa faccio? Ti aspetto o vado avanti?
Come vuoi, ma aspetta, Magari lo aspetto, perché metti caso che si dovesse scaricare il monopattino perché non è carichissimo al 100%, intanto che vado su lo recupero. Quindi io lo aspetterò un attimo qua, lui mi scriverà e io partirò. È senza caschetto, però non è una strada abbastanza di passaggio, quindi adesso aspetto un attimo e poi vado. Allora? Allora, praticamente adesso facendo tutta velocità media, solo che nei punti questi qua di tornanti cose, che la velocità media è 35 km/h, scende, arriva fino a 9, 9-10 non ce la fa. Da adesso vediamo un po', provo con la modalità più veloce, la race. Ok. Vediamo cosa succede. Proviamo. Perché nei punti, tutto bene, poi nei punti di salita tipo qui, andava a 9, 10, ok. Adesso provo così. Vai. Due asinelli, ma che cari. 3 asinelli, ma che carini questi asinelli. Eccolo lo zio. La fa. Modalità eco non ce la fa. Modalità sport, che è quella media, allora ce la fa, però dopo i tornanti che sta per salire scende a 10-9 km/h, poi riprende il rettilineo. E invece modalità race, che è la terza, tranquillamente. Sì. Diciamo che più o meno funziona come Osvaldo. Però non c'è la modalità race, è solo eco.